occasione di Postistorica, che è l'installazione che verrà allestita, sarà già allestita probabilmente, alla Galleria Sarà Monogrammi di sicuramente Torino, allestita. sicuramente allestita. Volevo sapere intanto qual è stata l'evoluzione del tuo lavoro da quando hai iniziato a oggi e cos'è cambiato rispetto a prima, quindi rispetto a un concepire i tuoi lavori singoli all'installazione post-istorica, quindi un momento in cui hai dovuto progettare un ambiente, in toto. Da quando mi ricordo ho sempre disegnato e sono sempre stato molto interessato agli animali, in generale alla natura. Non so, il mio approccio primario è proprio stato quello del disegno. Poi, frequentando il corso di pittura all'artistico, ho appunto cominciato a fare molti dipinti a olio, oli su tela, in vari medium diversi in realtà. Ed erano delle allegorie o rappresentazioni di situazioni surreali, c'era già una certa tematica post-apocalittica ed erano tutti comunque legati a delle sorte di reinterpretazioni mitologiche di concetti che avevo in mente in quel periodo. E poi a un certo punto ho smesso totalmente di dipingere perché sentivo il bisogno di trovare altre forme di espressione e quindi cominciando a frequentare l'Accademia di Belle Arti di Ravenna ho cominciato ad approcciarmi anche al mosaico, all'assemblaggio, in generale a molti tipi diversi di scultura. Però grazie al corso di Graziano Spinosi di decorazione, sempre all'Accademia, mi sono ritrovato, diciamo, perché in realtà avevo già avuto altre esperienze appunto con la cartapesta. E da allora ho cominciato beh, è sempre stato un aspetto che mi caratterizzava, quello della sperimentazione legata ai materiali e quindi ho cominciato a lavorare a queste nuove cose che mi hanno subito interessato tantissimo, anche perché collegano più o meno tutti gli aspetti del mio percorso, cioè nel senso che è un assemblaggio, sono lavori multimaterici, quindi non c'è soltanto la cartapesta, ci sono ferri, ci sono materiali non convenzionali, come per esempio sassi, rocce, legni, ossa, ho usato tantissime cose. Riguardo invece al rapporto fra la cartapesta e il mosaico, Sì. come, come dialogano questi due mezzi nella tua pratica? Allora, io inizialmente, come ho già detto, lavoravo con l'assemblaggio, quindi con la, diciamo, giusta posizione di certi elementi all'interno dell'opera. Quindi, siccome la cartapesta che io, diciamo, utilizzo in due modi, il primo modo è quello della stratificazione di fogli di carta, quindi strisce di bende di cartone che servono per costruire un telaio, che secondo me già di per sé entra nel concetto musivo del modulo, della ripetizione, del ritmo. Quindi il mio mosaico all'inizio era più fatto di varie parti di carta. Non c'è mai stato un momento in cui il tuo mosaico era un mosaico tradizionale, con tessere, Sono stati degli tentativi? tentativi molto fallimentari, non è il mio. Non è il tuo. No, anche perché poi in realtà i miei genitori erano mosaicisti, mi hanno sempre, eh, diciamo, fatto conoscere quell'ambito lì, quindi non lo so, probabilmente non me lo sento. E poi in generale non mi interessava molto trasporre una, una immagine in un altro medium. Quindi prima avevo detto che dipingevo, ho provato a fare dei tentativi della trasposizione di queste immagini o illustrazioni a mosaico classico, diciamo, quindi con la tessera di marmo o di smalto, però non mi interessa, avevo bisogno di fare qualcosa che mi appartenesse di più, ecco. Quindi il mio approccio al mosaico in realtà, per continuare quello che stavo dicendo prima, è stata una trasformazione diversa, cioè io uso mosaico pochissimo in realtà e come diciamo una sorta di
aggiunta, diciamo, a questa epidermide di carta, di stratificazioni, di paste, che appunto lasciano intravedere croste, creste. Mhm. Anche lì non uso soltanto marmi o smalti, ho usato pezzi di ferro, arrugginiti, rocce di vario genere, macerie, cose varie. Sì, come dicevamo nell'intervista pubblicata nel catalogo, il tuo modo di usare mosaico, che mosaico poi non è, ci passiamo questo termine, è più per creare una sorta di corazza, scudo, quello che dicevamo, no? Quello che cercavo di spiegare. Ed è interessante come tu usi questi materiali che in realtà sono forse i materiali più duri che usi, oltre forse al ferro per lo scheletro interno, che però non è visibile, Sì. e li usi proprio per creare questo ulteriore strato Sì, protettivo. è un'altra epidermide appunto in qualche modo, no? Tornando a Postistorica, Sì. come è cambiato il tuo rapporto con lo spazio nel momento in cui ti sei dovuto rapportare a un ambiente e non hai più dovuto pensare a un lavoro, un'opera in sé, e quindi non tanto rapportata allo spazio poi, perché lo spazio, cioè l'opera può anche venire Sì, spostata. può abitare anche in altri luoghi. Esatto, invece in questo caso qui in Postistorica l'installazione è pensata per un luogo specifico, le opere sono da considerarsi un'opera intera, insomma, Sì. un'opera a sé. È stato diverso appunto, come stavi dicendo, di solito sono abituato a lavorare appunto solo su un'opera e quindi, cioè, questa volta ho semplicemente dovuto immaginare anche quello che prima immaginavo potesse contornare l'opera in sé. Quindi, se era un animale mutato di un mondo di un tempo lontano da ora, cioè mi è bastato farmi un'idea di come potesse vivere o abitare in questo determinato ambiente. E quindi, dopo aver pensato ciò, ho cominciato a provare. Poi, alla fine, mm, i materiali sono quelli, diciamo, in un certo senso. E quindi, cioè, ho semplicemente dovuto costruire l'ambientazione che sta intorno, ecco, dopo aver immaginato come fare queste creature, queste forme di vita, che appunto non sono, non sono cose che vedresti normalmente. Mentre parlavi pensavo, non sono cose che ci riguardano in realtà. Lì c'è tutto, ma noi non ci siamo, perché noi siamo già finiti, la nostra era è già terminata, quindi tu stai immaginando, stai pensando qualcosa Sì, di che poi oltre. è anche un po', è un gioco di parole, no? Nel senso che l'abbiamo chiamata post-istorica, appunto, alla fine l'installazione, la mostra, che è un gioco di parole, appunto, su preistorica, che è il momento in cui ancora la storia, cioè la storia scritta, non è stata documentata, o comunque non era stata ancora inventata. E qui invece stiamo nel post-istorica, cioè dopo la storia, cioè quando la storia è già finita invece, ovvero quando non c'è più nessuno che può scrivere che cosa accade e può registrare gli avvenimenti storici, per esempio. Quindi sì, esatto, l'ambiente che si vedrà, che vedrete, non è. Oddio, può ricordare in realtà certe desolanti situazioni che viviamo, che vediamo. Adesso noi magari non le viviamo, però c'è un rimando a una situazione di ora, cioè non è semplicemente una fantasia di un domani cosa ci sarà, è ovviamente legato anche adesso. Ehm, Però da un lato è diverso da come si può immaginare un ambiente naturale, ecco. E anche perché non sarà proprio naturale alla fine. È tutto molto complicato. Volevo capire se c'è un rapporto fra l'ambiente che hai costruito e quindi
principalmente la sabbia, materiali secchi, Sì, principalmente, sì. anche se non proprio, Polveri di argilla. ok? E i materiali che utilizzi per le sculture, che sono in sé materiali secchi, Interessante. tipo la carta, ma che tu poi bagni e modifichi in qualche modo. È buffa questa cosa, perché in effetti la E non ce la siamo componente... preparata, giuro. Allora è interessante perché la componente acqua fa parte delle forme di vita, mentre di solito dove non c'è la vita non c'è l'acqua o comunque ce n'è poca. E quindi già secondo me è un paragone interessante, perché infatti la cartapesta, appunto come dicevi, la preparo proprio in quel modo lì, macerando scatoloni e vari tipi di imballaggi di carta diversi, che poi lascio asciugare, poi ribagno e mescolo con le colle. Poi una volta che è stato, diciamo, finito il lavoro, viene lasciato ad essiccare. E quindi sono secchi. Fra l'altro sono anche un po' creature, non comunicano uno stato di salute particolare, anzi direi che sono propriamente malate. E però sembra che tu continui che cerchi di dare loro vita in qualche modo. Sì, cercano di stare, di rimanere in vita, sì, di resistere. Mm. Quindi, quando un corpo animale, ma anche vegetale, in generale è una forma di vita che si trova in una situazione molto spiacevole nella quale non riesce a sopravvivere, comincia, diciamo che il suo organismo comincia a asciugare tutti i nutrienti che sono stati depositati nel corpo. E grazie a questo tenta di sopravvivere, e quindi è per questo che sono magre e avvizzite, perché stanno cercando di sopperire a questa situazione. E invece l'ambientazione, per forza di cose, è secca, perché l'immagine che mi ero fatto era di un posto in cui non ci sono alberi che fanno ombra e non c'è acqua, o comunque ce n'è rimasta veramente poca, e quindi è una specie di deserto quello che osserviamo, ecco. Non c'è acqua. E invece le parti che poi hai deciso di bagnare con l'argilla, eccetera, qual è il concetto che sta dietro? Quando si formano sui fondali dei fiumi, in estate per esempio, i cretti, lo fanno perché prima l'argilla che era contenuta nel fondale era idratata, ma quando si secca con il sole rovente comincia tutto quanto a scomporsi, a frammentarsi, no? Sì, e qui torniamo un po' allo sguardo quasi scientifico dei fenomeni naturali, che poi viene preso, tu prendi e rielabori, rileggi in funzione di qualcosa che deve ancora succedere e che quindi tu stai costruendo in qualche modo per farci vedere. Sì, cioè... Un po' un monito. Sì, noi ci troviamo nella, è stata chiamata, ma è un'era geologica in cui ci troviamo attualmente, che è stata denominata Antropocene, e che indica quanto l'umano, abbia drammaticamente trasformato tutti gli ambienti del pianeta. E quindi cioè, io trovo molto affascinante questa cosa, anche se da un lato, appunto, come dicevo, è drammatica, non è bello nel senso stretto del termine. Ma anche nella tua installazione, da una parte mi sembra che non ci sia spazio per nulla, per nessuna forma di vita. Non c'è acqua, non c'è nulla. Dall'altra però qualche forma di vita c'è riuscita a sopravvivere. Sì. Per cui forse un po' di speranza lontano. Ma certo, ovviamente non sono del tutto fatalista, però cioè è comunque sì, è un monito, come dicevi tu, in un certo senso. Ma semplicemente trovo che sia interessante raccontare
una storia che non è sempre volentieri accettata. E Che poi scomoda. sì, è un po' scomoda, e però c'è anche una componente fantastica nella cosa, nel senso, non è soltanto un preparatevi alla fine, no? Anzi, io cioè, la prendo anche un po' come era inevitabile. Secondo me era inevitabile e l'umano fa questo con l'ambiente, moltissime altre specie lo fanno, noi semplicemente siamo dotati di un cervello più potente e non facciamo altro che trasformare a nostro piacimento il mondo che ci circonda. Per certe cose è anche giusto così, ovviamente noi l'abbiamo fatto, noi specie umana, abbiamo esagerato probabilmente nel farlo, ma non so, io credo che l'universo segua queste regole, e per cui non so, credo che sia giusto denunciare la cosa, ovviamente, e cercare di cambiare il proprio stile di vita e quello degli altri, però bisogna anche rendersi conto che certe cose non torneranno come prima. Questo recuperare non ha a che fare solamente con gli scatoloni, No. questo recuperare ha a che fare con l'ambiente. Tu vai e raccogli materiali, ferraglie, un po' dappertutto e qualcosa sarà presente nell'installazione. Sì, ci sarà. Saranno appunto degli elementi di ferro che ho recuperato e probabilmente avranno anche loro una componente musiva, nel senso che ci sarà sempre il concetto di ripetizione, di modulo anche, di ritmo, e saranno come dei residui del nostro tempo. Quindi il ferro, che è un elemento estratto dalla terra e poi viene fuso, insomma viene trasformato tantissime volte fino a diventare il ferro che conosciamo, no? E quindi in natura, in quella forma lì specifica di rottame non esiste, e sarà appunto simbolo del nostro tempo, della nostra società e di quello che l'uomo si è lasciato dietro, diciamo, dopo che è scomparso, ecco, Mhm. sì. E tutte queste ferraglie contribuiscono anche a un altro aspetto che andrà a costruire l'installazione, cioè quello delle campionature audio. Ci sarà anche appunto, diciamo, un sottofondo sonoro che ho realizzato insieme a Whitney Ngadiuba. L'idea che avevamo era di creare delle sorte di sibili, come soffi di un vento strano, e qui fra l'altro torna anche un po' il discorso del fantastico, perché per realizzare questi suoni che dovrebbero sembrare naturali, in realtà abbiamo usato dei rottami e quindi degli oggetti artificiali costruiti dall'uomo. E quindi anche ancora una volta è tipo, è un po' un cortocircuito in realtà. E quindi sì, abbiamo usato tantissime cose, come per esempio la vasca di una lavatrice che abbiamo cominciato a far ruotare, e poi con vari elementi tipo ferri, spazzole, attrezzi vari che ho in studio, vecchissimi, arrugginiti, strani. Abbiamo cominciato a campionarli e poi a modificarli con il sintetizzatore, aumentare l'intensità, abbassarle, e secondo me abbiamo ottenuto un ottimo risultato. L'anomalia, che è qualcosa che abbiamo affrontato anche nell'intervista, altra, l'anomalia cosa va a rappresentare nei tuoi lavori? L'anomalia nel senso le mancanze, la mancanza di arti, la mancanza di testa. La tua anomalia non ha a che fare, secondo me, solo con un aspetto, per esempio il volerti in qualche modo liberare da certi, un po' il volere esorcizzare, come dicevamo, quelle parti
di te, ma forse anche dell'umano in generale, che sono malate, che sono mancanti, che hanno dei deficit, che non possono sopravvivere magari dentro di noi, e quindi l'idea è quella di esorcizzarle portandole fuori e rendendole visibili anche al mondo esterno. C'è anche questa componente del mettere a disagio in qualche modo lo spettatore. Sì, però poi mi sono reso conto che a volte sono più io a, mm, riempire certi spazi che poi alla fine mi rendo conto a volte non sono neanche così conturbanti. Già qui, forse in galleria anche di più, perché qui già è più caratterizzato come ambiente, perché so di essere nel tuo studio, so cosa sto guardando, e so che c'è casino. E invece in galleria è tutto così pulito, è tutto bianco. Poi pensando anche al pavimento che da da grigio resina diventerà qualcosa di sabbioso, e quindi l'atmosfera forse diventa ancora più asciutta in qualche modo, per tante ragioni, rarefatta. Pensare soprattutto all'animale più grande, alla forma di vita più grande, e poi anche alle più piccole, che non sono assolutamente di contorno in un ambiente del genere, ma anzi contribuiscono a caratterizzare ancora di più tutto quello che stiamo guardando, più appunto il sonoro, l'audio. Per me già solo immaginarlo, mi sento stretta in quell'ambiente e devo uscire. Beh, mi fa piacere perché appunto l'intento è un po' quello, appunto. Eh, cioè, non vuole essere una sala degli orrori, però No, ma non lo è, no, e infatti non lo è. perché sono assurdamente estetiche anche come forme di vita, no? Ehm, cioè hanno una bellezza che è a sé, almeno per me. Ma anche per me, se no, cioè, ma anche per altri, so. Perché poi in realtà poi c'è tutto l'aspetto del deforme che è molto presente, però ancora di più penso in un'installazione del genere è qualcosa che passa in secondo piano, perché secondo me è bello, è tutto deforme, ma il tutto deforme contribuisce a non rendere niente deforme in qualche modo. Per cui per- sembra realmente un ambiente a sé, sì, costruito, ma perché noi lo sappiamo. Ovviamente c'è un po' un'idea di mimesis, cioè di finzione della naturale, diciamo. Per quanto non sarà naturale, in realtà. Quindi sì, uno può pensare che sia un ambiente ipoteticamente vivo, impazzito, deforme, mutato. A me piacciono queste cose, le trovo super affascinanti e non c'è una forma di vita perfetta, non esiste la perfezione, mi piace valorizzare l'informe, credo di rendergli anche giustizia. Anch'io mi sento storto. Cioè, sempre. No, forse questo informe però si ricollega penso al vuoto, e si ricollega in qualche modo, almeno per me, senza neanche troppe forzature, al mosaico e quindi al concetto di pieno vuoto. eh, ed è come se, tanto come nel mosaico, questo vuoto non sia privo di significato, ma anzi questo vuoto riempie l'ambiente, e quindi queste mancanze di arti in realtà sento che in qualche modo, proprio perché mancanti, gli arti, eccetera, contribuiscono a creare qualcosa di pieno, che riempie, cioè che dà significato. Tu lo vedi questo vuoto, colleghi questo vuoto al mosaico? No, in realtà no. Cioè, nel mosaico si può collegare tutto, eh. Tu hai una domanda.
Tu laggiù, tu! Qualcuno ha qualche domanda? Come la pratica del mosaico ha influito sui tuoi lavori, sul tuo lavoro? Non solo la ripetizione del materiale, la ripetizione del gesto. Del gesto, ma Infatti, mi ricordo una volta che facemmo una videochiamata per Marte, che tu stavi lavorando e io ti vedevo che facevi così. Sì. Per cui, e lì infatti ci ho pensato mentre scrivevo le domande per l'intervista. Intanto cioè, il mosaico di per sé ha appunto bisogno di periodi lunghi, di una certa riflessione su come posizionare le tessere, che in un certo modo è simile a come lavoro per stratificazioni di carta. Quindi quando devo comporre il telaio c'è un aspetto appunto ripetitivo proprio nel gesto che compio io, cioè del prendere la benda e poi appunto sedimentarla. E questo è uno degli aspetti. Poi, cioè, è vero che quando... allora, ho fatto vari esperimenti in realtà. Certe volte ho applicato proprio dei mosaici fatti su un supporto provvisorio e dopo averli strappati li ho applicati sul dorso delle mie bestie, in alcuni casi. Invece in questa mostra non sono state realizzate così le opere, ma sono stati presi, ogni singolo elemento è stato proprio inseriti, diciamo, nella pasta di carta fresca, cioè proprio nella carne, diciamo, metaforicamente, diciamo, ecco. Quindi ho utilizzato varie tecniche per il mosaico tradizionale, diciamo, cercando di portarlo a un livello diverso, semplicemente. E forse anche a qualcosa che fosse più tuo. Sì, esatto. Secondo me un occhio attento, ma non attento nel senso critico, nel senso studiato, un occhio che vuole veramente assorbire. Anche assorbire fa ridere perché non c'è niente da assorbire in realtà, dell'acqua non c'è. Assorbire quello che il tuo lavoro dalle tue opere, e credo anche ancora di più attraverso l'installazione, legge, capisce. Tante cose sono chiare vedendo le tue opere. Magari non è chiaro quanto è importante per te l'aspetto del raccogliere, del selezionare una volta raccolto. Preferisco che chi guarda si ponga delle domande su che cosa sta guardando. Quindi, cioè, banalmente anche il materiale in sé, se io non ti dicessi che è cartapesta, tu probabilmente non ci penseresti. Ed è una cosa che mi interessa un sacco questa. Cioè, proprio perché voglio creare una situazione strana, cioè non normale. Sì, sì, ma io penso che questo abbia a che fare con la tua volontà di trasformare il mezzo Sì. in ogni caso, quindi il mosaico che non è più un mosaico, la carta pesta, carta che diventa carta pesta e che quindi viene macerata, è tutto un utilizzare una serie di strumenti per come sono, ma poi trasformandoli Sì. e quindi facendoli apparire come in realtà non Tutt'altro, o, sono. o come altre cose anche. Sì. Più ne parliamo e più vengono fuori cose Sì. interessanti. Sicuro non è finita qui.